Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2025. Abbiamo la carta degli amanti e l'imperatore, amici dell'Aquario. Può essere un periodo dove andrete a costruire un vostro equilibrio, può essere la concretizzazione di un amore anche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi 3 oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link per i 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per quest'autunno. Partiamo con un re di pentacoli, ragazzi. Abbiamo la carta della stella, un 7 di pentacoli, il matto, il diavolo e un mago. Avete diversi arcani maggiori, 4 su 6 carte. Allora ragazzi, partiamo da questo re di pentacoli, che potrebbe essere una persona ma anche una situazione. Abbiamo un 10 di pentacoli e un 8 di bastoni. Può essere un tema legato magari alla famiglia, piuttosto che magari anche a un gruppo lavorativo, con il 10 di pentacoli. Andiamo a vedere la luna. Forse ho detto la stella prima, è la luna questa. Allora, abbiamo un fante di coppe e una regina di coppe. Andiamo a vedere anche il 7 di pentacoli. 9 di pentacoli. E mondo. Dunque, ho la sensazione che potrebbe esserci in quest'autunno, magari per qualcuno c'è già stato, dipende sempre dalla decade in cui siete nati, con questo 8 di bastoni potrebbe esserci stato come una comunicazione, qualche tipo di avvenimento, qualche tipo di fatto. Potrebbe appunto essere in famiglia, come vi ho detto prima, potrebbe essere un gruppo lavorativo, potrebbe anche essere un gruppo di amici, però ho come la sensazione che qualche tipo di notizia potrebbe arrivare. E devo dire che poi con la carta della luna, che di solito in questo caso a me richiama molto la nostalgia, potrebbe essere la nostalgia dei vecchi tempi, la nostalgia di qualcuno, la nostalgia di una famiglia.
Tenete presente che con l'otto di bastoni e il fante di coppe, per qualcuno si potrebbero trattare di scuse che arrivano. Potrebbe essere proprio una persona del passato o una persona del presente che si scusa per un qualche faccenda del passato. Diciamo che poi arriviamo al sette di pentacoli, io ho come la sensazione che qualcuno di voi non veda l'ora di chiudere questa situazione o comunque non veda l'ora di stare meglio. Il sette di pentacoli quando è al contrario mi parla di impazienza, come se ci fosse una certa impazienza a godersi la vita, a togliersi magari certi problemi da dosso. È proprio una questione di chiudere un determinato ciclo, poi abbiamo anche la carta del matto che è l'inizio e qui abbiamo proprio la fine. Può anche essere il fatto che si concluda un contratto, nel senso che si adempie qualche tipo di, ehm, appunto, di contratto, arriva come un risultato. Può essere come la fine di un ciclo, di un periodo, secondo me. Andiamo a vedere il matto. La la! Ruota della fortuna e 5 di bastoni. Ragazzi, secondo me ci sarà un nuovo inizio abbastanza scalpitante, strepitoso, mi viene da dire. Credo che forse a metà più o meno del periodo autunnale potrebbe esserci proprio questo cambio, perché qui abbiamo due carte di fine. Allora, qua sono due 10, chiusura ciclo, il mondo, chiusura ciclo, poi abbiamo il matto e il mago che sono proprio carte di inizio. Allora, devo dire che con questo 5 di bastoni potrebbe non essere semplice iniziare questo nuovo percorso, potrebbe essere necessario fare più cose allo stesso tempo, piuttosto che gestire più cose allo stesso tempo, però con questo matto io vi sento proprio energici, con la voglia di andare avanti. E poi in più la ruota della fortuna. Ah, tra l'altro, queste sono tre carte che mi parlano di eredità, che mi parlano di soldi che potenzialmente potrebbero arrivare, soprattutto queste due. Quindi, se state aspettando... Ah, potrebbe anche essere la chiusura di un debito, per qualcuno. E se state aspettando come aiuti soldi di rimborsi piuttosto che premi, cioè secondo me è facile che nel periodo autunnale arrivino. Andiamo a vedere il diavolo. Re di bastoni e imperatore. Quindi secondo me dopo questo momento, con la carta del diavolo, vi dirò, scusatemi, potrebbe esserci un po' di stress, un po' di fatica, se vogliamo, a gestire questo nuovo percorso, a gestire questo nuovo cammino, diciamo a transitare questo cambio di cui mi parla la ruota della fortuna. Il fatto che qui ci sia l'imperatore al contrario mi parla ancora di una sorta di instabilità, di qualche cosa che non è ancora fisso, che non è ancora stabile, ecco. Però avere il re di bastoni mi dice che avete tutte le capacità di gestire questa cosa. Vi dico, tra il 5 di bastoni e l'imperatore al contrario, è come se mi dicessero che dovrete fare un po' fatica a gestire questo cambio. Però poi abbiamo un mago, che è una carta molto positiva, adesso andiamo a vederlo, perché mi parla di inizi, abbiamo di nuovo il diavolo e la morte. Secondo me, ragazzi, prenderete in mano il vostro potere personale e con la carta della morte, che di nuovo è una carta di inizio e di fine, c'è come una rigenerazione, una trasformazione. Io credo che questa lettura sia piuttosto, come vi dico, materialista, considerato che abbiamo i due imperatori qui. Per qualcuno potrebbe effettivamente parlare di soldi, di eredità che arrivano, questi soldi in più che vi danno come questa grinta, questo potere, questa sicurezza di poter iniziare un percorso nuovo. Mm. Ehm, secondo me arrivano soldi e da lì avete come un nuovo potere personale, una nuova forza, diciamo la capacità di vedere al futuro in modo diverso, secondo me. Ed è da lì che poi viene fuori questa morte
questa trasformazione del modo di comportarsi e del modo di pensare. Ok, andiamo a vedere settore per settore. Parliamo di amore. Allora, secondo me, se siete single, potrebbe effettivamente esserci una conoscenza molto interessante. Vi dico che potrebbe essere una persona molto più giovane di voi, o se voi siete ancora giovani, potrebbe essere una persona più grande di voi. E per molto giovane o più grande, io intendo almeno più di 7 anni. Ehm, io ho quasi la sensazione che per qualcuno tutto questo movimento energetico possa rappresentare effettivamente un nuovo inizio amoroso. Tenete presente che anche il matto mi parla di avventure, di nuove storie che iniziano, di qualche cosa di fresco, di acerbo che inizia. Tenete presente che con due diavoli la camera da letto sarà bollente. Questa è proprio un'impressione che c'è una sensazione che ho con questi diavoli. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, secondo me ci sono come delle cose da mettere a posto, è come se si cercasse appunto una certa stabilità a livello relazionale, però vi dico anche che secondo me arriva, cioè c'è come una sorta di cambio di paradigma in questa parte della lettura, quindi diciamo nella seconda metà del periodo. Ehm, per le persone che sono in una relazione più o meno, qui potreste aspettarvi delle scuse per qualcuno. Diversamente sento che starete un po' come cercando di organizzare qualche viaggio, qualche spostamento, qualche gita, qualche incontro magico con la vostra persona di interesse. Il mago a fine lettura mi dice che ce la farete. Però è come se dovesse in un certo senso cambiare attitudine. Cioè non essere tanto lì per lottare, ma per aggiustare, per sistemare, per sostenere, per stabilizzare. Se dovessimo parlare di lavoro, allora, secondo me ragazzi è un periodo bomba, nel senso che avete delle belle carte, carte di contratti, carte di fortuna, carte di nuovi inizi, quindi secondo me c'è un nuovo inizio. Vi dico che potrebbe arrivarvi un'offerta da una persona che non vi aspettate, potrebbe essere una persona alla quale avete, o un'azienda alla quale avete mandato il curriculum secoli fa e potrebbe effettivamente rifarsi viva. Sì, secondo me un nuovo inizio lavorativo c'è. Vi dico, avete due volte il diavolo, quindi potrebbe non essere esattamente un ambiente lavorativo soft, tranquillo, mettiamola così. Potrebbero esserci come delle discussioni, però tutto sommato, secondo me lo stipendio è molto molto buono. Ehm, diciamo che avendo qua, cioè voi lavorerete per trovare la vostra stabilità, che a livello economico secondo me arriva, adesso poi ci arriviamo, però il lavoro in sé potrebbe non essere a tempo indeterminato, quindi potrebbe non essere stabile, non essere fisso, però vi alzerete una costola secondo me, cioè a livello economico riuscirete a prendere un buon respiro. Per le persone che sono già in un'attività lavorativa dipendente, allora vi dirò, a qualcuno potrebbe essere offerta una promozione, un ruolo di spicco, un ruolo di comando se vogliamo, e potrebbe non essere semplice, nel senso che potrebbe effettivamente esserci dello stress nel iniziare questo nuovo lavoro, però ho anche la sensazione, ragazzi, che a parte sarà un buon periodo di apprendimento, di crescita personale, di evoluzione, però poi ho anche la sensazione che riuscirete a manifestare il vostro potere in modo saggio, cioè saprete fare buon viso a cattivo gioco. Riuscirete a gestire, insomma, questi nuovi compiti. Per qualcuno vi dirò che potrebbe anche essere necessario spostarsi o comunque trasferirsi.
Potreste essere come dei supervisori. Per le persone che sono autonome, anche per voi ragazzi devo dire che il periodo è ben prospero, potrebbero arrivare dei clienti in più, delle collaborazioni inaspettate, dei soldi in più, dei premi. Credo che qualcuno, soprattutto se se la vostra azienda è in uno stabile, quindi avete affittato o comprato uno stabile, credo che in questo periodo potreste ritrovare qualche cosa che avevate perso e che ha un valore non solo economico, ma anche proprio lavorativo notevole. Mi fanno vedere come se trovaste qualche cosa che avevate perso. Per quello che riguarda il lato economico, vi dicevo prima, siete in una botte di ferro. Secondo me ci sono come dei nuovi inizi, delle nuove possibilità di guadagno, senza contare dei soldi extra che potrebbero arrivare. Come vi dicevo, possono essere premi, possono essere rimborsi, possono essere eredità, anche regali. Tenete presente che con la ruota della fortuna potrebbero anche essere semplicemente vincite al gioco. Anche aiuti esterni, perché avete sia il re di pentacoli, il 10 di pentacoli e la ruota della fortuna. Per quello che riguarda invece i progetti, anche qui secondo me ragazzi sarà un buon periodo per mettere in pista qualche nuovo progetto. Vi dirò, qualcuno potrebbe anche chiudere qualche vecchio progetto e dedicarsi ad altro, come se fosse giunto il momento di rendersi conto che un qualche cosa ha già dato tutto quello che poteva dare ed è ora di focalizzarsi su altro, su qualche cosa di più conveniente. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 21, mi ricorda molto l'asso di bastoni, questo pugno così in alto, e qui parla di potere, infatti lo rivediamo con il diavolo, forza e espansione. Quindi ragazzi è un buon periodo dove imparerete ad esercitare le vostre regole per trovare l'equilibrio. Tenete presente che quando c'è l'imperatore, qui ce l'avete due volte, si parla di regole, si parla di un lavoro che è costante, si parla di qualcuno che crea le proprie regole. Nel mazzo di Osho l'imperatore viene chiamato il ribelle ed è molto bello perché è anche un po' l'energia del numero 4, no? Che viene a rompere le regole familiari per creare le proprie. E secondo me le regole familiari sono qua. Va bene, andiamo a vedere ancora un koan. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti non coglierai mai il bersaglio. Vi dice di fare un po' San Tommaso, cioè nel senso dovete andare voi e picchiare voi il naso, vedere con i vostri occhi, prendere consapevolezza di quello che sta succedendo, perché se procrastinate, se esitate, non arriverete mai al bersaglio. Perché vi dice con i tuoi occhi? Perché molte volte noi ci fidiamo del parere degli altri, ma tenete sempre presente, lo dico spesso, che il parere degli altri è filtrato dalle loro credenze limitanti, dalle loro idee, dai loro preconcetti, dalle loro esperienze, dalle loro paure. Quindi alla fine quello che magari per un altro è no, per voi potrebbe essere sì. Faccio un esempio, volete aprire un bar, ipotesi, in una zona particolare e un vostro amico o amica che ha già aperto un bar vi dice ma no, quella zona lì non si riesce, ma no, non è una buona zona, ma no, non c'è parcheggio, ma no, evita di buttare via i soldi. Invece poi magari voi aprite il bar e potreste magari inserire qualche cosa che l'altro amico non aveva e il vostro bar funzionare. Oppure magari ci sapete fare di più, oppure non lo so, magari avete un orario più esteso. Cioè non vuol dire che quello che vi dicono gli altri sia valido anche per voi. Dovete vedere voi con i vostri occhi, toccare voi con mano la situazione.
Bene ragazzi, questo è un po' quello che succederà durante tutto l'autunno. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa la potete anche fare nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi le credenze sull'amore, le credenze sul lavoro, sul denaro e in più in quella parte ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che ho studiato e sto studiando io che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Sono 4 playlist, sono numerate e bisognerebbe vederle in ordine progressivo perché diciamo che i video sono stati studiati come se fossero una formazione. Comunque potete vederli, i titoli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!